Ciao ragazzi, oggi parliamo di Paul De Maio, una delle grandi promesse non mantenute del bodybuilding degli anni 90. Famoso per l'enorme sviluppo delle gambe che gli valse il soprannome di Quadzilla. Purtroppo, dopo un brillante avvio di carriera, si perse nella spirale della tossicodipendenza, che lo portò ad una prematura scomparsa per overdose di eroina a soli 37 anni. Enjoy! Paul De Maio nasce il 12 settembre 1967 nell'area di Boston, Massachusetts. Sin da ragazzino è molto sportivo e gioca a football, ma la vera ispirazione la trova nel bodybuilding. Il suo fisico risponde rapidamente allo stimolo dell'allenamento e ben presto diventa, insieme a Mike Matarazzo, uno dei più forti bodybuilder della zona di Boston. La sua carriera sportiva inizia alla grande. Nel 1987, a 19 anni, esordisce al campionato teenager del Massachusetts e vince sia il titolo dei pesi massimi che l'assoluto. A seguire, nel 1991, vince il titolo assoluto ai campionati nazionali NPC Junior, superando Kevin Levroni. Lo stesso anno si classifica terzo ai campionati NPC, dietro a Kevin Levroni, Flex Wheeler e davanti ad un certo Ronnie Coleman. Comincia a inseguire la Pro Card e la ottiene, dopo alcuni tentativi, nel 1994, quando, con un peso di gara di oltre 110 kg per 1,78 m di statura, vince i campionati nazionali NPC. In breve diventa famoso, appare sulle riviste di settore, ottiene sponsorizzazioni e soldi e compra una Corvette. Nel 1995 partecipa al suo primo Mister Olympia, arrivando 12°. Lo stesso anno gareggia anche in 3 Grand Prix IFBB, dove però non va oltre il 9° posto. A 28 anni sembra l'inizio di una promettente carriera agonistica, ma invece è la fine. Qualcosa si è rotto e Paul non gareggerà mai più. Purtroppo fama e fortuna economica hanno cambiato Paul, che si è un po' montato la testa, ma col successo arrivano le cattive compagnie. Rompe con Jill, la sua fidanzata di sempre, ed entra nel giro delle feste e delle droghe ricreative, cominciando a perdersi. Col tempo la sua tossicodipendenza diventa insostenibile, si ritira dalle competizioni e nella decade seguente combatterà con i suoi demoni, perdendo le sponsorizzazioni, saltando da un lavoro all'altro, finendo in carcere per 2 anni per violenza domestica. Ha sempre bisogno di soldi e rompe con la famiglia. Dopo un timido tentativo di rilanciarsi nelle gare che non si concretizza, l'epilogo il 2 giugno 2005. A 37 anni muore per un'overdose di eroina. Ma cosa ha portato un giovane sportivo a finire così? Ascoltiamo il racconto di Greg Valentino, che conosceva Paul e la scena del bodybuilding di allora. Paul era un ragazzo innocente, adesso ti racconto cosa è successo e perché ha cominciato a drogarsi. Fino ai National, Paul frequentava una ragazza chiamata Jill. La conoscevo, era una ragazza carina e i due si frequentavano sin da quando avevano 12 anni. Lei lo supportava in tutto, erano come un piccolo team insieme. Condividevano i loro sogni, lei lo seguiva, era la sua più grande fan e la sua numero 1. Ma poi che succede? Paul comincia a diventare famoso, è sui giornali e comincia a frequentare un'altra ragazza e perde la testa. Quel che è successo è che Paul era fidanzato con questa ragazza che lo teneva coi piedi per terra e l'ha persa, lasciandosi coinvolgere nella scena californiana degli aspiranti bodybuilder professionisti. Partecipando al mondo delle feste piene di ragazze fitness e adulatori che ti dicono che sei un grande e che sarai il prossimo Mister Olympia. E poi in questo ambiente ha un po' perso la testa e, come tanti altri, ha cominciato a drogarsi. Prima della caduta Paul era stato un ottimo atleta. Il suo allenamento era basato sul classico approccio dei professionisti IFBB dell'epoca. Si allenava con una routine la quale alternava 2 giorni di lavoro e 1 di riposo, allenando tutto il corpo ogni 5 giorni, con ripetizioni medio-alte e un grande volume di lavoro. Da notare che sebbene il suo punto forte fossero le gambe, che chiaramente erano geneticamente predisposte, in realtà Paul non faceva alcuna specializzazione al riguardo, ma anzi cercava di lavorare di più sulla parte superiore del corpo, con l'obiettivo di ottenere un fisico il più simmetrico possibile. Lo vediamo in azione in alcuni clip dell'epoca mentre allena i quadricipiti con 3 movimenti. Squat con bilanciere, Oh, what I can do. I'm ready to go into battle. squat per stimolare il muscolo in posizione allungata, I'm about to take off. Never gonna stop till I'm chilling at the top. No, I'm about to take off. Never e gonna l'extension dove lavorava sulla tensione continua e la contrazione di picco. out my way. I'm here to stay. You could try another day, yeah. 'Cause I love the taste of winning the race. Gold
Riassumendo, la storia di Paul De Maio ci mostra ancora una volta quanto sia importante scegliersi le giuste compagnie e non montarsi la testa con i primi successi. Semplicemente Paul non era abbastanza maturo per gestire l'improvviso successo che ottenne e l'ambiente intorno a lui non l'ha certo aiutato. Come un bambino nel paese dei balocchi si è perso e quando hai la scimmia sulla spalla è davvero difficile uscirne. Senza tanti moralismi, se le fondamenta su cui costruisci la tua vita non sono solide, presto o tardi ti troverai nei guai. Ciao, alla prossima!